Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Sei un introverso e stai facendo fatica a trovare dei nuovi clienti? Posso capirti molto bene perché in realtà, anche se mi piace fare video e mi piace stare in pubblico, io sono molto introverso. Non lo immagineresti mai guardando i miei video, ma ti assicuro che lo sono veramente. Stare con molte persone e soprattutto in mezzo alla folla è veramente un grande dispendio di energia per me. Infatti è molto difficile per me stare in mezzo a tantissima gente per lunghi periodi di tempo a causa di tutto il rumore che c'è nella stanza e di tutta la fatica che devo fare per riuscire ad ascoltare le persone. E quindi è abbastanza difficile stare in mezzo a molte persone perché può essere un'esperienza un po' faticosa. Ti darò ora alcuni consigli su come riuscire a superare alcune cose che potrebbero impedirti di trovare dei clienti se sei una persona introversa. Suggerimento numero 1. Pensa ai tipi di attività o eventi a cui partecipare. Dovresti veramente iniziare a pensare di andare o partecipare quindi ad alcuni eventi un po' più organizzati, invece di andare in un bar e starci fino a tarda notte a bere insieme a un gruppo di altre persone o di tuoi amici. Io per esempio sono molto più propenso ad andare a una riunione di lavoro o a un pranzo di lavoro. Io lo preferisco perché c'è la possibilità di avere dei momenti di tranquillità e anche la possibilità di riuscire a riposare un pochino la testa in modo da non essere sopraffatto da tutto il rumore che c'è dentro la stanza. Suggerimento numero 2. Non lasciare che il fatto di essere una persona introversa ti impedisca di incontrare altre persone e di fare delle cose. Quando sei nel mondo degli affari, ti capiterà di dover fare delle cose che ti mettono a disagio. Questa è solo una parte di quello che vuol dire stare nel commercio. Devi essere disposto ad andare a degli eventi noiosi anche se non ti piace molto l'idea. Tutto questo fa parte degli affari. Non lasciare che la mentalità o l'idea che ti viene in mente è non posso andare perché sono introverso. Questo potrebbe ostacolarti. Suggerimento numero 3. Limitare il tempo di durata il quale si partecipa ad un evento. Se per esempio un evento dura, mettiamo 2 ore, forse puoi andare via dall'evento un'ora prima. Partecipa all'evento magari solo per un'ora, anziché rimanere lì tutta la durata della riunione. Magari cerca anche dei posti in cui puoi parlare con altre persone in un ambiente un po' più tranquillo. Alle volte puoi andare fuori e potrebbero esserci anche dei posti a sedere all'aperto. Cerca un ambiente più tranquillo dove poter parlare con altre persone. Suggerimento numero 4. Sii disposto a presentarti alle persone. Devi presentarti alle persone durante gli eventi o le riunioni e non essere timido. Tutti sono un po' spaventati all'inizio all'idea di incontrare altre persone. Ma quello che posso suggerirti è quello di allungare la mano e dire: buongiorno, il mio nome è, di cosa ti occupi? Cosa fai? Cerca di fare alle altre persone le stesse domande che vorresti che loro facessero a te. Come per esempio: cosa fai? Perché hai iniziato a fare quello che stai facendo? Di che cosa sei appassionato? Da quanto tempo fai quel lavoro? E perché hai iniziato quel tipo di attività?
Ricordati che la persona che fa le domande solitamente è la persona che controlla la conversazione. In pratica, quello che succede è che quando fai domande hai il controllo della conversazione e in genere la persona che risponde alle tue domande ti farà le stesse domande. Suggerimento numero 5. Metti dei biglietti da visita e distribuisci biglietti da visita alle persone che incontri. Quando incontri qualcuno, dovresti dire: è stato un piacere conoscerti, mi collegherò con te su LinkedIn o su Facebook o su Instagram. L'obiettivo quindi è quello di fare solo alcune conoscenze. Non devi per forza raccogliere 20, 30, 50 bigliettini da visita. Bisogna solo fare delle conoscenze di qualità. Come ho detto prima, potrebbe darsi che starai all'evento solo per un periodo di tempo limitato, magari un'oretta, rispetto ovviamente a tutte le altre persone. Quindi concentrati sul riuscire a fare delle conoscenze di qualità piuttosto che stare a parlare con una persona sola per tutto il tempo o, peggio ancora, non parlare con nessuno perché sei messo da parte in un angolo. Sesto ed ultimo consiglio: unisciti al gruppo. Come ho già detto prima, è difficile incontrare le persone e molte volte le persone fanno parte di un gruppo. Quindi cerca di unirti al gruppo, non essere timido. Ti faranno sicuramente entrare all'interno del gruppo, quindi entra e unisciti a loro, partecipa e ascolta e cerca di coinvolgere. Ad un certo punto vedrai che si presenteranno da soli. Questi erano i miei consigli per aiutarti a costruire delle relazioni. Pensa a costruire dei collegamenti con altre persone. La parte del cliente arriverà più tardi. Se seguirai questi piccoli consigli, vedrai che molto presto ti sentirai più a tuo agio ad andare agli incontri per conoscere altre persone. Inoltre ti informo che ho attivato un nuovo servizio di referenze. Ho lanciato questo nuovo programma per il periodo fiscale del 2019. Per iscriverti, collegati al mio sito internet e nella sezione Contatti troverai un modulo da compilare. Compila tutti i campi con i tuoi dati e per ogni nuovo cliente che presenti al mio ufficio e che firma un contratto per la gestione della contabilità e delle dichiarazioni dei redditi, tu riceverai una tariffa di ringraziamento di 150 euro. Tieni presente che questa offerta, come ho già detto, è valida solo per i servizi di gestione della contabilità e delle dichiarazioni dei redditi. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube e di seguirmi anche su Instagram, così sarai sempre aggiornato su tutte le mie prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!